porterò alla scoperta di Barcellona, una città che ha tanto da offrire, architettura mozzafiato, tapas deliziose e spiagge bellissime, ma non preoccupatevi, potete godervela senza spendere una fortuna. Vi darò tutti i consigli per organizzare un viaggio low cost. Io sono Andrea di Tricky Travels e la mia missione è quella di aiutarti a realizzare in tutta autonomia le tue vacanze low cost fai da te, quindi se sei interessato non dimenticare di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sull'uscita degli ultimi video. Inoltre ti ricordo che abbonandoti al mio canale YouTube avrai tutta una serie di vantaggi, tra cui le chat room private e le guide personalizzate. Piccola premessa: sebbene capisca un po' di spagnolo, non lo parlo a sufficienza, quindi in questo video potrebbe capitarvi di sentire parole spagnole italianizzate, come ad esempio Casa Batlló, che in realtà si pronuncia Casa Batlló. Per aiutarvi vi metterò comunque le parole in sovraimpressione. Perché scegliere Barcellona? Barcellona è una città che sa unire antico e moderno in modo unico, dal gotico quartiere vecchio alle opere di Gaudì, passando per quartieri super vivaci, c'è sempre qualcosa da scoprire. E anche se è una meta molto gettonata, ci sono tanti modi per visitarla senza spendere un patrimonio. Sicurezza. Come in ogni grande città, anche a Barcellona ci sono zone più tranquille e altre meno sicure. Muovetevi sempre con cautela, soprattutto di notte, prestate attenzione ai vostri effetti personali. Tenete cellulari e portafogli nelle tasche frontali e se portate uno zaino assicuratevi di tenerlo ben chiuso e sotto controllo. State particolarmente attenzione alla rambla principale che porta da Plaza de Catalunya e arriva fino a Port Vell, dove per intenderci si trova la statua di Cristoforo Colombo. Qui i borseggi sono piuttosto frequenti. Come arrivare? Barcellona è servita principalmente dall'aeroporto di Barcellona El Prat, situato a circa 15 km dal centro della città. L'aeroporto ha due terminal, T1 e T2, collegati tra loro da un servizio di navetta gratuito. Attenzione però, perché alcuni vettori low cost effettuano i voli su Girona, che però dista parecchio da Barcellona. E io ve lo sconsiglio se siete interessati a visitare la sola Barcellona. Per raggiungere il centro di Barcellona, all'aeroporto, ci sono diverse opzioni, tutte efficienti: treno, metro, autobus, taxi. Molto dipende da dove si trova il vostro hotel. Noi ad esempio abbiamo utilizzato una combinazione di treno e metro per raggiungere il nostro. Come muoversi? Barcellona ha un'ottima rete di trasporti pubblici, metro, autobus e tram. Vi consiglio di acquistare biglietti turistici o la Barcellona Travel Card, che hanno una durata in base al numero di giorni scelti, dai 2 ai 5. I bambini di età inferiore ai 4 anni viaggiano gratis. Con questa card potrete utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblici di Barcellona, compresi il treno per l'aeroporto, la funicolare di Montjuïc e i tram. Tuttavia non include l'accesso alle due teleferiche principali della città, che ti permettono di godere di una vista splendida dall'alto di Barcellona. La teleferica di Montjuïc, che collega la stazione della funicolare al castello di Montjuïc, e la teleferica del Port, che attraversa il porto collegando Barcellona alla collina di Montjuïc. Troverete distributori automatici che li vendono all'ingresso di ogni metropolitana e stazione, ma acquistandoli online otterrete uno sconto del 10%. Potete anche utilizzare i taxi che, grazie all'app Free Now, permettono di prenotare la corsa e conoscere il prezzo in anticipo. In alternativa, un metodo economico ed ecologico è l'uso delle biciclette elettriche in bike sharing, disponibili in numerosi punti della città. Quando andare? Barcellona è una città che si può visitare tutto l'anno, ma è meglio evitare i mesi più caldi come luglio e agosto a causa del caldo intenso e dell'affollamento. I periodi ideali per una visita sono la primavera e l'autunno, quando il clima è più piacevole e la città è meno caotica. Noi abbiamo trascorso il Capodanno lì e il clima non era freddo, durante i giorni il sole scaldava abbastanza e si poteva tranquillamente girare con una felpa, con temperature che variavano da 5 gradi di minima e 15 gradi di massima. Quanto tempo dedicare alla visita? Un weekend basta appena per dare un'idea della città, ma se avete più tempo a disposizione vi consiglio di sfruttarlo. La città merita davvero. Per organizzare al meglio il vostro itinerario in base ai giorni disponibili potete usare un'app come Visita City, che è completamente gratuita. Visita City è sia un sito web che un'app pensato per aiutarvi pianificare i vostri tour di viaggio, offre itinerari personalizzati in base alla durata dei soggiorni e ai vostri interessi, con mappe interattive, consigli su attrazioni, tempi di visita e distanza tra i vari punti di interesse. Cosa non perdere? A Barcellona ci sono molte cose da vedere sia a pagamento che gratuite. Per quanto riguarda le attrazioni a pagamento, ricordate sempre di prenotare in anticipo perché spesso sono sold out e rischiate di rimanere fuori.
Sagrada Famiglia. L'iconica basilica di Gaudì, un capolavoro dell'architettura moderna ispirata alla natura con colonne che ricordano alberi e motivi che ricordano forme organiche. Famosa per le sue torri imponenti e le facciate riccamente decorate che raccontano episodi biblici. È un luogo da non perdere. Prima di entrare dovrete affrontare controlli in stile aeroporto, con metal detector e procedure di vestizione e svestizione. Vi consiglio quindi di presentarvi con il minimo indispensabile per facilitare l'accesso. Park Güell, un altro capolavoro di Gaudì. Questo parco unico nel suo genere combina arte, natura e architettura in un'esperienza magica. Situato su una collina, offre splendide viste su Barcellona. I suoi elementi più iconici includono la coloratissima panchina ondulata decorata con mosaici e la salamandra simbolo del parco. Camp Nou. Se ami il calcio, visita lo stadio di Barcellona. Purtroppo, quando siamo stati lì, lo stadio non era ancora accessibile e a giudicare dal lavoro in corso non lo sarà per molto. Tuttavia è possibile visitare il museo che ospita coppe e cimeli della squadra e dei grandi giocatori del Barcellona come Cruyff e Messi. Casa Batlló e la Pedrera. Entrambe situate su Passeig de Gràcia, a breve distanza l'uno dall'altro, sono due capolavori d'architettura modernista di Gaudì, famose per le loro facciate ondulate e le caratteristiche uniche. Queste sono solo alcune delle attrazioni a pagamento, ma ce ne sono molte altre che potrei consigliarvi, come il Museo di Picasso, l'Acquario, il Museo di Miró, il Castel di Montjuïc e molte altre ancora. Potete trovarle tutte sul mio sito trickytravels.it, dove come sempre è disponibile una mappa interattiva con le 20 attrazioni e le 20 spiagge più votate su Google Review, insieme al link per scaricare la guida completa di Barcellona con le attrazioni più apprezzate sempre su Google Review. Se desiderate visitare una di queste attrazioni e volete una guida esperta che vi accompagni, svelando i segreti e curiosità, vi consiglio di prenotare tramite Get Your Guide utilizzando il link che troverete in descrizione o il QR code che vedete qui ora. Non solo sosterrete il canale, ma avete anche la possibilità di prenotare numerose altre opzioni come city car, autobus turistici a 2 piani e molto altro ancora. Ma passiamo alle attrazioni gratuite. Quartiere gotico. Perdetevi tra le affascinanti stradine del centro storico dove ogni angolo racconta una storia. Scoprite piazze nascoste, negozietti caratteristici e caffè accoglienti, perfetti per una sosta e assaporare tapas durante un aperitivo o un pranzo. Barceloneta. Rilassatevi con una bella passeggiata sulla spiaggia o fate una corsa se siete allenati. Oppure, perché no, una partita beach volley. Assaggiate il pesce fresco e godetevi il sole. Plaza de Spagna. La Plaza de Spagna è uno dei punti di riferimento centrali per la città, circondata da magnifici edifici come il Palazzo Nazionale. Ospita anche la famosa Fontana Magica, conosciuta per i suoi giochi di luci e acqua. Purtroppo durante la nostra visita la fontana non era funzionante, ci è stato detto che ciò era dovuto alla siccità, una spiegazione che ci è sembrata un po' strana, considerato che poche settimane prima c'erano arrivate notizie drammatiche sull'alluvione a Valencia e Barcellona. Se qualcuno può darci una spiegazione, lo invito a scrivere nei commenti perché questa cosa mi ha incuriosito. Nei pressi della piazza trovate il centro commerciale Las Arenas, un ex stadio di corrida trasformato in centro commerciale. Se avete intenzione di festeggiare il Capodanno, vi consiglio di farlo proprio qui. Nonostante le fontane non funzionassero, è stata organizzata una festa con musica, giochi di luci, droni che creavano immagini in movimento e fuochi artificiali. Mercato coperto. Il Mercat de San Josep, situato lungo la Rambla, detto anche la Bucheria, è uno dei mercati più famosi e storici di Barcellona. Con le sue bancarelle colorate che offrono una vasta gamma di prodotti freschi, dalla verdura ai frutti di mare, è il posto ideale per assaporare i gusti autentici della cucina catalana e fare uno spuntino, con tapas fresche e piatti locali a prezzi convenienti. Mercatino dell'usato Elencans, anche conosciuto come il mercatino di Bellcaire, è uno dei mercatini dell'usato più grandi e antichi di Barcellona. Situato vicino alla torre Akbar, il mercatino offre una vasta selezione di oggetti di seconda mano, tra cui mobili, abbigliamento vintage, dischi, libri e oggetti curiosi. È il posto perfetto per chi cerca un'esperienza unica per fare acquisti originali a un buon prezzo. Dove dormire? I prezzi dei pernottamenti, soprattutto in alcuni periodi, possono diventare piuttosto elevati. Vi consiglio di cercare su Airbnb o Hostelworld per trovare opzioni più economiche. Se volete un buon rapporto qualità-prezzo, vi consiglio Travelodge, che avevamo già utilizzato a Londra e con cui ci siamo trovati molto bene. Le camere sono essenziali ma pulite, l'unico neo è che sono un po' piccole, ma per soggiorni brevi ci si può adattare.
Vi suggerisco di iscrivervi alla newsletter e prenotare direttamente dal loro sito per ricevere le offerte che spesso fanno. Noi siamo riusciti a ottenere alla colazione un prezzo vantaggioso. La colazione è di buona qualità e anche se le bevande calde e fredde sono preparate con le macchinette automatiche e le paste non sono di pasticcerie, comunque tutto il cibo dolce e salato è gustoso. Pensate che c'era perfino il profiterol. Fare una colazione abbondante in hotel ci permetteva di visitare la città a lungo nel mattino, fermandoci solo nel pomeriggio intorno alle 14, le 15 per mangiare qualche tapas e poi riprendere la visita fino a cena. La catena ha due hotel, uno a Fira e uno a Poblenou. Il Fira si trova a sud-est di Barcellona, più vicino all'aeroporto, ma più distante dal centro. Noi abbiamo soggiornato al Poblenou, nella zona orientale di Barcellona, a circa 4-5 km dal centro storico, a 2 passi dal mare e ben collegato con la metropolitana. Cosa mangiare? A Barcellona è possibile gustare ottimi piatti sia di carne che di pesce, grazie anche alla posizione sul mare. Per iniziare prova il Pam tumacat. una semplice ma deliziosa fetta di pane tostato con pomodoro, olio e sale, tipica della Catalogna. Tra i piatti principali non può mancare la paella che, pur essendo originaria di Valencia, è facilmente reperibile in tutta la città ed è uno dei simboli della cucina spagnola. Non dimenticate le tapas, piccoli assaggi perfetti da condividere per vivere un'autentica esperienza conviviale. Come dessert, lasciati conquistare dalla crema catalana, una crema dolce e aromatica sormontata da una crosticina croccante di zucchero caramellato. Per accompagnare il pasto scegli una fresca cerveza, birra, o una clara, birra con gasosa al limone, o un bicchiere di sangria, il celebre cocktail a base di vino e frutta. Dove mangiare? Se volete spendere poco, come in ogni grande città, troverete le più famose catene di fast food. Tuttavia il mio consiglio è di cercare alternativa oltre alla bucheria, di cui vi ho parlato prima, il mercato che offre una vasta scelta di cibo a basso prezzo, e oltre la catena come ci sono molti bar e ristoranti che servono tapas accompagnati da birra locale o vino a ottimi prezzi. Basta fare una ricerca su Google Reviews o TripAdvisor. Nei pressi di Casabatlò, lungo la Passeig de Gràcia, siamo capitati al Zapela, dove ci siamo trovati molto bene assaggiando vari pintox e tapas. La taverna, così è descritta sul sito, sembra essere specializzata in cucina basca, non proprio catalana, ma alla fine questo piccolo excursus ci è piaciuto molto. Se invece volete concedervi qualcosa di più, potete optare per carne alla griglia o pesce a un prezzo giusto. Ricordate sempre di prenotare con anticipo, perché noi è capitato di essere rimbalzati. Affidatevi sempre a Google Review e TripAdvisor per trovare il ristorante che fa per voi nelle vicinanze. Il costo medio di una paella varia generalmente dai 17 ai 25 euro per persona, a seconda che sia carne o pesce e in base agli ingredienti. Spesso inoltre viene servita solo per un minimo di 2 persone. Se cercate un locale particolare dove gustarla, vi consiglio il Manà 75 Barcellona. Sebbene sia un po' più caro della media, merita sicuramente. 2 consigli extra per risparmiare. Oltre alla Ola Barcellona, come detto in precedenza, esistono diversi tipi di card turistiche, alcune delle quali sono scontate fino al 10% se acquistate tramite il sito ufficiale. Queste card combinano l'uso dei trasporti pubblici con l'accesso a varie attrazioni turistiche, a seconda del tipo scelto. Ad esempio, la Barcellona Card include l'ingresso gratuito a 25 musei e spazi culturali, oltre al trasporto pubblico illimitato per 3, 4 o 5 giorni, in base a quello che sceglierete. Ma questa è solo una delle opzioni disponibili. Ci sono anche la Barcellona Card Express e la Barcellona Card Family e molte altre. Cercate quella che meglio si adatta alle vostre esigenze e valutate se sia realmente conveniente. In genere queste card risultano vantaggiose se avete intenzione di visitare molte attrazioni. Se hai già visitato Barcellona o se hai qualche consiglio per risparmiare in città, lascialo nei commenti qui sotto. Mi piacerebbe sapere la tua esperienza e aggiungere altre idee al mio video. E con questo abbiamo concluso il nostro tour low cost di Barcellona. Spero che i miei consigli vi siano stati utili per organizzare il vostro prossimo viaggio senza svuotarvi il portafogli. Come al solito non mi rimane altro che augurarvi buon viaggio!